Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, sono D'Alessandro Davide. Oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come sostituire la maniglietta oblò dell'asciugatrice. Qui in questo caso abbiamo un'asciugatrice Electrolux, ma il procedimento è simile anche per altre marche di asciugatrici. Quindi se vi ritrovate ad avere un oblò simile a questo, che la maniglietta poi sia bianca o grigia così, il procedimento è uguale. E come possiamo vedere, qui abbiamo la maniglietta che in questo caso lavora bene, non è rotta, però io la smonterò per farvi vedere come si sostituisce. Quindi se per caso dovreste avere il problema che tirando la maniglietta questo gancio non si muove, perché deve muoversi così come vedete adesso, se vedete che invece si muove pochissimo, cioè quindi anche tirando completamente la maniglietta questo qui si muove poco, vuol dire che la maniglietta è rotta. Per lavorare al meglio vi consiglio di smontare l'oblò dall'asciugabiancheria e appoggiarlo su un ripiano. E visto che ci sono, vi faccio vedere anche come si sostituisce la cerniera e questa linguetta in plastica che in genere si spezza. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare mi piace così da supportarmi gratuitamente e darmi la possibilità di realizzare nuovi video. Tutti i pezzi di ricambio che vedete in questo video, quindi tutti i pezzi che utilizzerò in questo video, li troverete qui in basso, sotto, da qualche parte qui sotto dovrebbe esserci scritto commenti, ci cliccate sopra e lì ci saranno i link diretti per poter visualizzare il ricambio sui venditori affidabili e poi deciderete se acquistarli o meno. Apriamo completamente l'oblò, così possiamo accedere facilmente a queste viti e le svitiamo. Adesso con una mano teniamo l'oblò, se no ci cadrà per terra, anche se ci sono dei gancetti che lo bloccano, ma per sicurezza è meglio tenerlo. A questo punto, sollevandolo un po', muovendolo un po', si sgancia. Come potete vedere ci sono qui dei gancetti, 1 e 2, che erano inseriti qui dentro. Ok, adesso appoggiamo l'oblò in una superficie piana, così da poterci lavorare con calma. Ok, procediamo svitando tutte le viti, queste qua, per accedere alla maniglietta. Ok, una volta rimosse tutte le viti, possiamo estrarre questa parte della cornice interna, che è quella dove è agganciata la cerniera. Quindi tiriamo semplicemente, ok? Molto semplice. E la mettiamo da parte. Come potete vedere, come potete notare, se non togliamo quella parte lì, non possiamo poi togliere questa, perché questa parte qui della cerniera era incastrata sotto l'altro pezzo che abbiamo appena tolto. Quindi a questo punto possiamo anche sollevare e togliere questa parte qui. Ok, tutto è incastro. Una volta tolte le viti è tutto a incastro. Allora, da qui, come potete notare, possiamo già accedere a questa linguetta di plastica che in genere si spezza, quindi se dovete sostituirla, questo è il procedimento giusto. A questo punto
non fate altro che con il dito qui da sotto spingete così piano piano e spingete poi questa linguetta e la sfilate, ok? E la cambiate, quindi se si è spezzata la cambiate così. Prendete quella nuova, no? Facciamo conto che questa sia quella nuova, ricordatevi la posizione perché va montata così, quindi con la scritta verso l'alto, la reinserite dentro e spingete. Una volta inserita questa non si muove più. Quindi per quanto riguarda la linguetta di plastica direi che siamo a posto, vi ho spiegato come si sostituisce. Ok, quindi con un cacciavite a croce svitiamo queste due viti. Una. E due. Poi bisogna togliere questo, quindi lo solleviamo e lo mettiamo da parte. Qui è molto importante ricordarsi la posizione, è quasi obbligato, però vi conviene metterlo in una posizione che poi vi ricordate, sennò poi fate fatica. Solleviamo anche questo qui vi conviene segnarvi la posizione con una foto. Ok, a questo punto la maniglietta dovrebbe potersi sfilare facilmente. Ok, vedete? Sulla maniglietta nuova questi pezzi qui non ci saranno, quindi dovrete disassemblarli da qui e riassemblarli su quella nuova. Adesso cosa facciamo? Sfiliamo, dobbiamo sfilare questo perno di acciaio, questo perno qui che è qui dentro, dobbiamo sfilarlo fuori e tirarlo da dentro la maniglietta, così da poter rimuovere queste parti qui. Come facciamo? È molto semplice. Quindi prendete un cacciavite a croce piccolo o un punteruolo, lo posizionate, lo puntate qui e date dei colpetti. Poi è solo l'inizio che si fa un po' più fatica, poi una volta che il perno è già entrato un po' è più comodo puntare il punteruolo. Ok, vedete che già da questa parte è entrato, da questa parte è uscito. A questo punto con un pappagallo, una pinza, lo afferriamo e lo tiriamo facendolo girare in modo che si sfila facilmente. Ok, vedete? Sfilato, e lo mettiamo da parte. A questo punto possiamo staccare i vari pezzi. Ok. Questa la puntiamo soltanto per bloccare questa parte qui, non facciamola andare oltre, perché adesso dobbiamo infilare la parte magari un po' più difficile, che è questo perno qui. Adesso andiamo a lavorare un po' da questa parte per vedere appunto che il perno si inserisca dentro prima la molla e dopo qui dentro. Ok, ci siamo quasi.
Ok, a questo punto la maniglietta è assemblata e possiamo inserirla nel suo alloggio, nella sua sede. Fatto questo, mettiamo le viti di fissaggio che la bloccano. Ok, vedete? Ok, riposizioniamo questo che è praticamente obbligato, lo vedete perché c'è questa parte qui che si inserisce, la maglietta si inserisce qui dentro, quindi così, e lo appoggiamo. È obbligato, ci sono proprio dei segni qui che, vedete, non si muove. Okay. Poi mettiamo la parte in vetro, anche questa qui è praticamente obbligata, e abbiamo fatto. Per finire mettiamo la cerniera. A questo punto qui possiamo già mettere le viti. A questo punto non mi resta che farvi vedere come sostituire la cerniera. Come vedete questa parte qui è diversa da questa. Qui il perno è liscio e qui no, quindi il perno va estratto, va sfilato da questa parte qui verso la vostra destra. Quindi sempre con un punteruolo o un cacciavite a croce piccolo lo puntiamo così e diamo dei colpetti. Lo giriamo un po', mentre tiriamo, facciamo questo movimento qui in modo che si sfila facilmente. A questo punto possiamo disassemblare la cerniera dal pezzo di cornice. Ok, una volta che prendete la cerniera nuova, fate attenzione perché qui ci sono queste parti in plastica che vanno recuperate e rimesse sulla cerniera nuova. Quindi si inseriscono così. Ok, inseriamo questo. Prendiamo questa qui. Ok. E reinseriamo il perno dalla stessa parte da cui l'abbiamo sfilato. E qui bisogna giocare un po' per far sì che questo entri in tutti i fori. A questo punto possiamo riposizionarlo nella sua sede e rimettere le 4 viti restanti. A questo punto non ci resta che incastrare questi due perni qui dentro, quindi ci mettiamo così, in questa posizione e giocando un po' sentiremo proprio che la cerniera entra dentro nella sua sede. Puntiamo le viti, questa in basso, e le stringiamo.
Ok, facciamo una prova. Ok, l'oblò è stato sistemato, è stato riparato. Vi ricordo, per favore, cliccate mi piace e iscrivetevi al canale. Vi ricordo anche che i pezzi di ricambio li trovate qui in basso nel primo commento. E niente, alla prossima. Grazie a tutti, ciao ciao!